Ti senti un po' relicante. Sì, Col Vespino! Clear for takeoff. Amici del canale, oggi ci troviamo a Massa Martana, nel cuore verde dell'Umbria. Noi siamo stati invitati dal comune all'Educational Tour di Massa Martana, inside il borgo del dire e del fare. E potevamo dire di no? Massa Martana è un borgo medievale nella provincia di Perugia, tornato al suo originario splendore a seguito dei lavori di restauro dopo il terremoto del 1997. State con noi per scoprire le meraviglie del borgo e del suo territorio circostante. E per gustare insieme a noi i favolosi prodotti tipici della zona, vivendo appieno tutte le esperienze che il territorio ha da offrire. Dopo la caduta dell'impero romano e le invasioni barbariche, Massa Martana fece parte del ducato longobardo di Spoleto e da lì in poi, a seguito di diverse dominazioni, raggiunse la sua indipendenza nel 1565. Il borgo affonda le sue radici in epoca romana con la costruzione della Via Flaminia, la prima arteria che collegava Roma con il Mar Adriatico. Comunque in questo borgo c'è una pace e una tranquillità meravigliosa. Hai visto che tutte le targhe istituzionali sono fatte in ceramica? Già, perché l'Umbria è famosa anche per le sue ceramiche. E passeggiando per il borgo si capisce proprio la conformità che era quella tipica di un borgo medievale. Oppalà? Ti piace proprio passeggiare per Massa Martana? Sì, molto. Non dirmi che sei stanca, eh? No, guarda, sembra un teatro a cielo aperto. Chissà che spettacolo daranno. Venghino signori, venghino! Sta per iniziare lo spettacolo, o meglio, sta per continuare lo spettacolo, e se non te lo vuoi perdere, non ti vuoi perdere i prossimi spettacoli, non ti resta altro che iscriverti al canale, mettere un like e seguirci anche su tutti i canali social. Besti Viaggi di Beatrice e Stefano. Se non l'hai ancora fatto, non sai cosa ti perdi, e la cosa bella è che il prezzo del biglietto è zero! Che dici? Scappiamo E veniamo qua. Via dalla vita frenetica della Lombardia. Ma la regina Teodolinda, perché poi si è stanziata a sua Monza? Ma stai qua, no? Ma la Teodolinda mica stava nella città come noi, aveva tutte le villeggiature sparse in giro. È vero, aveva anche il Castello di Vezio. Vezio. Quindi Castello di Vezio, video sul nostro canale YouTube, Besti Viaggi di Beatrice e Stefano, andate a vederlo. Se non l'avete ancora fatto, guai a voi. Si chiama il Castello di Vezio a Varenna. Sono due video, uno dedicato al castello, proprio in collaborazione col castello, che era una dimora della regina Teodolinda, e il secondo di Varenna, che secondo il mio modesto punto di vista è il posto più bello del mondo. Quantomeno del lago di Como. Venite a scoprire il borgo, venite! È proprio un borgo in equilibrio tra natura e storia. Quando si entra nel centro storico si viene accolti quasi abbracciati da queste mura che raccontano storie vissute degli abitanti che si sono susseguiti nelle varie dominazioni. Non so se l'hai detto prima, non mi ricordo, ma anche noi longobardi siamo stati qua. Esatto, ma adesso non dobbiamo perdere tempo perché abbiamo un programma davvero dettagliato, quindi non possiamo farci attendere. Se state con noi scoprirete che cosa faremo in questi bellissimi 2 giorni. Siete pronti? Partiamo!
E noi per questa fantastica avventura alloggeremo proprio qui, al San Pietro Resort. Il resort è a 5 minuti dal borgo di Massa Martana e andiamo a scoprire cosa ci hanno riservato gli amici del comune per questo educational inside il borgo del dire e del fare. L'antico convento del 1600 è stato ristrutturato e oggi è un resort a 4 stelle. E ne si possono vedere dei chiari segni. Che faceva tipo anche il mio bisnonno tagliava, faceva mobili così. La mia casa era del 1600. Vieni a vedere. Perché qui c'è la jacuzzi e la spa. Room tour. Come morbido, è morbidissimo. Guarda che bello il soffitto. Ecco, figurati che la Bea non andava ad accarezzare il suo nuovo amico. Amici del canale, siamo qui con l'assessore al turismo del borgo di Massa Martana, Chiara Titani. Chiara, com'è nata questo progetto del borgo del dire e del fare? Questo progetto nasce da un finanziamento PNR che abbiamo ricevuto. Siamo il comune vincitore per la regione Umbria del bando Borghi indetto dal Ministero della Cultura. Abbiamo visto assegnato 1.600.000 euro per la rigenerazione culturale del nostro territorio e del borgo di Massa Martana. In questo progetto sono previsti numerosi interventi, tra cui proprio gli educational riservati a voi addetti del settore, blogger, influencer, per far conoscere, scoprire il nostro bel territorio che nasconde delle meraviglie sotto qualsiasi punto di vista, dall'enogastronomia alla storia, all'arte, la cultura, la natura che vedete qui intorno a noi che ci circonda, e far sì che voi possiate promuoverlo all'esterno, che sia proprio un volano per far conoscere questo scrigno, questa bellezza segreta fuori dal tempo al centro dell'Umbria. Noi siamo proprio il cuore dell'Umbria. Sì. Qua alle mie spalle è la chiesa di Santa Maria in Pantano ed è una delle chiese più antiche di Massa Martana e di tutta l'Umbria. Lo si può anche notare perché la chiesa ha conservato proprio tutta la costruzione originaria antica. All'interno sono presenti ancora degli affreschi che sono davvero uno spettacolo. borghi più belli d'Italia. Questo è punto forte anche, diciamo, per Massa Martana, perché luoghi come questo, no, vengono sempre ricercati di più per un turismo lento. Si chiama Massa Martana, diciamo, è particolare. Massa è un termine longobardo, significa insediamento, però De Martana è dedicato a Marte ed è l'unica, una delle poche, perché Marte era la divinità più importante del popolo degli Umbri. Sono una delle popolazioni assolutamente più antiche. Qui siamo proprio sull'antica via Flaminia, una delle strade consolari più importanti, perché univa la parte tirrenica, Roma, alla parte triatica, perché arriva a Rimini. Qui è stato edificato tanto, abbiamo città romane, delle chiese più antiche dell'Umbria, perché qui ci sono soprattutto questa mura laterale, che questa qua e l'abside dietro sono proprio le prime murature del primo impianto ecclesiastico, datato dal VII e dall'VIII secolo. Con i restauri
archeologi hanno scoperto un affresco molto importante intorno al X secolo, nasce sopra un edificio romano, è curioso, c'ha la facciata spostata in avanti. È stortissima, hai visto com'è storta la chiesa? È storta perché sotto c'era tutta l'acqua, infatti si chiama la chiesa di Santa Maria in Pantano, perché qua prima era tutto un pantano. Passeggiando per questi territori, quando trovate questi quadrelli con la Q, vuol dire che siamo in un luogo storico o in un luogo museale, per cui aguzzate la vista e adesso andiamo a vederci il Ponte Fonnaia, ponte antico romano sul quale noi stiamo passeggiando, primo ponte della Via Flaminia. Questo ponte l'ha costruito Augusto, il primo imperatore, ma la Via Flaminia è più antica, 200 anni ancora prima di Augusto. Ma capite che sto passando sotto il ponte che ha costruito Augusto? Capito dove stiamo passeggiando? Cioè, sotto il più antico ponte è la Via Flaminia. Ce l'ha fatto l'imperatore Augusto? Esatto, è una roba pazzesca. Veramente erano dei maestri nell'ingegneria, nelle... Ma che emozione passare qua sotto. Sotto un ponte dell'antica Roma. È stato costruito per non farlo venire più giù. Ed è ancora su. Ed è ancora su nonostante tutti i terremoti. Adesso vediamo che noi andiamo giù. Attenzione che andiamo giù noi, guardate dove è imboscato. È sotto la strada, non sopra. Noi ci abbiamo parcheggiato sopra. C'è 2000 anni questo. Augusto? Eh. Capito? Guardate dove siamo, ci abbiamo parcheggiato sopra. Questa è la vecchia Via Flaminia. Scusate il fiatone, ma Le scale. tanto per cambiare mi porta qui e Bea mi fa fare le scale. E dopo aver visto il Ponte Fonnaia dell'antica Roma andiamo a vedere le catacombe di Villa San Faustino. Le uniche catacombe presenti in Umbria. Le catacombe che stiamo andando a vedere sono quelle di Villa San Faustino. E Villa San Faustino è quella che vedete alle mie spalle. Molto bella nel territorio. È l'unica presente in Umbria. Siamo lungo la Via Flaminia, sono uno dei primi cimiteri cristiani. Ho scoperto per caso questa parte di catacomba. Di anticamera, di catacomba, perché la catacomba vera è dall'altra parte. Lei è quella che studia. Questo dietro è un sarcofago. Questo. Un uomo di 2 metri. Non hanno ancora aperto ma l'hanno già esplorato con la telecamerina. Stiamo entrando nelle catacombe. Ti senti un po' relicante? Sì, stiamo esplorando le catacombe. Attenzione! Passo io. Uomini coraggiosi. Proprio contemplato, comunque il resto umano è... Guarda cosa ho trovato qua. Oh, ci siamo persi nelle catacombe. Qua dov'è che si va? Dritti, dritti. Dritto per dritto, come diceva quella là. Ci sei, Bea? Ci sono. E adesso dove si va? Di qui o di qui? Andiamo di qua. Pensate che queste catacombe contenevano ben 400 sepolture. Qua addirittura ci sono ancora le ossa. Questi hanno 2000 anni. Aiuto! Esperienza molto bella. Se volete farla anche voi, basta telefonare o scrivere una mail all'ufficio turistico di Massamartana. Costa all'incirca 7 euro, ci si trova qua ed è una visita guidata. Ne vale veramente la pena. Benvenuti in Microsoft Windows! Era un paese vocato alla viticoltura.
Qui ho trovato per esempio il Dolium, trovato qui un frammento, con la scritta Lucio Fecilius Hilarus, Hilarus all'epoca. Embriagati. Che profumo di vino. Guarda un po' dove mi sono perso. Nelle botti di vino. In questo caso che c'è l'umidità, conserva meglio il vino. Questo è un rover francese e questo è un rover americano. Quercus d'Alba è chiamata questa. E dopo tanta storia siamo arrivati a degustare finalmente un ottimo vino. Siamo alla cantina Leonucci, cantina storica del territorio umbro, dove producono un vino veramente gustoso, esportato addirittura fino a New York e in tutto il mondo. Andiamo a gustarlo assieme. Quindi si chiama lugliolo perché l'uva matura a luglio. Questa pera con del gorgonzola, frutta secca e miele è una schifezza. E come dicevano gli antichi, al contadino non far sapere quanto è buono il cacio con le pere. Adesso arriva anche il piatto per me senza glutine. È l'ora della pappa! E dopo una bella mangiata andiamo in albergo a fare la nanna! Ma che bella! Massa Martana la sera, la snocce! Day 2. Giorno 2, andiamo a fare colazione. Partiremo da qui per andare a visitare il borgo di Massa Martana. Pronti, partenza e via! Stiamo facendo il tour per le mura e siamo con la guida che ci sta spiegando tutto. Il borgo di Massa Martana è stato riqualificato da un ingegnere che dopo il terremoto del 97 ha vinto il premio Nobel dell'ingegneria, sistemando il problema sismico, ma anche per quanto riguarda La rupe dove posa il borgo di Massa Martana. E proprio all'interno delle mura, nella piazza principale di Massa Martana, c'è l'ufficio turistico, fulcro dal quale partono tutte le esperienze, la gita alle catacombe piuttosto che la gita sui Monti Martani, per cui prendete contatti con l'ufficio turistico del comune di Massa Martana, si procede con le esperienze che stiamo vivendo proprio in questi giorni. Ci troviamo al Frantoio La Pace, uno dei più antichi di Massa Martana. La tradizione dell'olio qui si tramanda da generazione in generazione.
Sotto la terra del frantoio La Pace sono stati ritrovati antichi strumenti di lavorazione dell'olio. La pasta dell'oliva veniva scaldata e quindi l'olio veniva estratto a caldo, mentre adesso con l'evoluzione della tecnologia Ha capito che l'estrazione a freddo migliora la qualità dell'olio estratto. Andiamo ad assaggiarlo, Bea? andiamo ad assaggiarlo. Andiamo ad assaggiarlo. Pane senza sale, l'olio di stamattina per farci gustare effettivamente il gusto dell'olio. Che bontà, ragazzi, che bontà. Guarda di cosa ci hanno mangiato? Dell'olio. Valeria, ma qual è la responsabilità di gestire un'impresa dove c'è una tradizione così importante da essere tramandata da generazione in generazione? La responsabilità è sentirsi sempre in dovere di fare quello che un po' hanno già fatto in passato mio nonno, mio padre, e portarlo avanti al meglio ma mantenendo sempre la tradizione. Quello che un po' ci distingue è cercare di ottenere un olio di qualità pur mantenendo la cura proprio della pulizia, del frantoio, del prodotto finale che si ottiene solo tramite le nostre olive senza acquisire olive da altre regioni d'Italia o addirittura da altri magari anche vicini a noi, ma solo dalle nostre olive. E noi l'abbiamo assaggiato e devo dire che è veramente un buonissimo prodotto. Siamo pronti per la Vespa! Ma com'è bello andare in giro per i colli umbriesi! Allora, cari amici dell'internet, siamo in giro con la Vespa e guardate che esperienza che vi fanno fare Besti Viaggi di Beatrice e Stefano. Continua l'Educational Tour, prevista per oggi anche questa esperienza in Vespa. Tarararara, dolce vita. Io voglio trasferirmi qua, cioè senti che pace che c'è, via dallo stress, e questo è il vero turismo lento. Provare per credere. Poi mi sembra mastrota, non ti sembra un po' mastrota? È bellissimo questo borgo, è veramente stupendo e guardate com'è conservato benissimo. È bellissimo. Adesso avrò i capelli schiacciati già. Ma no, sei facevano sempre un schifo. fiore, Bea, sei sempre un Già fiore. facevano schifo. Il adesso problema è col il mio ciuffo, guardate qua. Va, che capelli, posso mai andare in giro con questi capelli? Wow, che bello. Io partirei appunto dall'epoca romana, 22 secoli fa, Caio Flaminio fa la via Flaminia che parte da Piazza del Popolo, da Roma, e arrivava a Rimini. Era l'asse viario sud-nord più importante dell'impero. In epoca medievale il Papa chiama i Normanni per liberare la Sicilia. I Normanni dal nord della Francia fecero la via Emilia, la Flaminia e si fermarono qua. Quindi questo castello appartiene ai Normanni, fu chiamata Antica Normandia.
sotto a Coccorone, e il falco andava sul monte Falco. Da Federico II. Federico II, sì. Lui ha fatto anche un trattato sulla falconeria, era un grande scienziato, parlava 7 lingue. Federico II era anche Casteldelmonte, che so in Puglia, non so. Sì. Infatti tuo papà, che è Mio papà è pugliese, pugliese, lui dice che discende da Federico. La cattedrale di Altamura che l'ha fatto Federico II. Questo negozio insomma l'ha fatto mio padre nel 67, 65. Io l'ho riammodernato nel 2012. Si riparte dopo un caffè panoramico, cari amici, si riparte! Allora, amici del canale, questa è in Vespa con Good Umbria. Questa esperienza fantastica da non perdere se passate di qua. Raga, esperienza super in Vespa, Col Vespino! in mezzo agli ulivi, raga. Diciamolo, dove stiamo andando? Sui Monti Martani. I Monti Martani non perché sono di Marte, ma perché sono di Massa Martana. Sempre in Vespa con Good Umbria, che vi permette di godervi in questo modo lento il paesaggio che c'è in maniera spensierata. Il vitellino! Il toro! Ciao Mucca! E anche per me che sono celiaca mi hanno confezionato quello che c'è da mangiare, tutto qui senza problemi, tutto pane, confezionato, la pane porchetta e il patè. Buon appetito! Guarda la legna sotto, questa, cioè, è una roba... Hai visto che bello? Questo era l'antico convento dei frati francescani, anzi alle nostre spalle ci sono ancora i frati, ed è stato allestito a polo museale che al momento è ancora tutto in allestimento, ma presto sarà completo di ben 6 sale interattive, quindi è da venire a scoprire. Amici del canale, il nostro weekend a Massa Martana termina qui, in questo bellissimo borgo tra storia, natura e ospitalità vera. Vi ringraziamo per aver visto il video fino a questo punto, fateci sapere nei commenti se vi è piaciuto, mi raccomando lasciate un like, iscrivetevi al canale e seguiteci su tutti i canali social Instagram e Facebook, Besti Viaggi di Beatrice e Stefano, per non perdere tutte le nostre avventure. Ringraziamo il comune di Massa Martana che ci ha permesso di fare queste bellissime esperienze e come sempre al prossimo viaggio. Ciao!